All'interno di una pentola facciamo scaldare mezzo litro di latte. Nel frattempo che il latte scalda vado a tagliare un radicchio a listarelle molto sottili. L'ho già lavato e adesso lo taglio così. Latte caldo, vado a versare all'interno 125 g di farina di mais, è farina per polenta istantanea. Condiamo con un pizzico di sale, un po' di pepe, ecco qua, la polenta è pronta. In una padella capiente andiamo a mettere una noce di burro, un filo d'olio e uno scalogno tagliato a fettine sottili. Aggiungiamo il radicchio, un pizzico di sale, copriamo e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Foglio di carta forno, mettiamo un pochino d'olio, distribuiamolo e rovesciamo sopra la polenta ancora calda. Con le mani unte vado a schiacciare poco poco. Piatticchiola bene in modo da ottenere una sfoglia sottile. Con un taglio a biscotto coppa pasta a forma di cuore, togliamo i cuoricini di polenta e li mettiamo da parte. Prendiamo il mixer, mettiamo all'interno 70 g di parmigiano, i ritagli della polenta, chiudiamo e frulliamo. Se si fa troppa fatica a frullare potete aggiungere un goccino d'acqua, ma poco. Prendiamo una teglia antiaderente, io l'ho già unta con un pochino d'olio d'oliva, mettiamo sul fondo della farina di mais, versiamo all'interno il frullato di polenta, acqua, bagnatevi le mani, in questo modo riuscirete a stendere bene l'impasto. Ecco qua, riempiamo con il radicchio, un cubetto di roviola da 70 grammi, e decoriamo con i cuori che avevamo fatto prima. Adesso li passiamo in forno per pochi minuti ed ecco a voi il risultato. Dopo 20 minuti in forno a 200 gradi si è formata una bella crosticina e intorno passiamo il coltello nei bordi. Secondo piatto ed ecco a voi la mia torta di polenta e radicchio pronta. Vi è piaciuta la mia idea? Ora la tagliamo. Rimane bella
bella croccante, in questo modo invece della solita pasta sfoglia e pasta brisée facciamo una ricetta diversa del solito. Ecco qua, vedete come rimane la base. Ora la giro, ve la faccio vedere al volo. Eccola, assaggio. È buonissima. Ora questo pezzettino lo faccio assaggiare a Piero perché sentite quanto lavoro. Ma quanto sei golosone! È buona? Com'è il radicchio? Un po' amaro, però buonissimo, vero? Direi che è stata apprezzata anche da Piero. Ciao Piero! Ciao! 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 Ciao a tutti! Ciao ciao! Noi pranziamo. Ciao ciao e alla prossima ricetta, ragazzi. Ciao ciao. Che dire ragazzi, se questa mia idea vi è piaciuta lasciate un bel pollice in su e condividete questo video con i vostri amici.